Oggi un comune mi ha chiamato in Trentino, più precisamente in Val di Non, ancora più precisamente in Ville d'Anaunia. Prossima meta per la mia serie I borghi più dimenticati da Dio d'Italia. Serie in cui vi porto a scoprire posti sconosciuti che non avete neanche mai sentito lontanamente nominare. Mi trovo in Ville d'Anaunia e no, non è un nome che mi sono appena inventato adesso. Sono 3 paesetti della Val di Non, in Trentino, che nel 2016 si sono uniti in un unico enorme comune di 4.000 abitanti, quasi 5. Guardate che roba, scommetto un tortello di patate che non l'avete mai sentito nominare, quindi mettetevi comodi e preparatevi a scoprire il comune di Ville d'Anaunia. Ville d'Anaunia si trova in Trentino, nella Val di Non. Ne fanno parte i comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno e le relative frazioni di Campo, San Zenone, Pavillo, Portolo e Pisolo, scherzo, Rallo. Una volta questi paesetti erano chiamati ville e l'antico nome della Val di Non era Anaunia, quindi ecco svelato il mistero del nome Ville d'Anaunia. Siccome Ville d'Anaunia è all'interno della Val di Non, siamo costantemente circondati da mele. Infatti, appena sono arrivato, mele sono trovate dappertutto. Le mele qui crescono ad ogni angolo, ogni pezzettino di terra è riservato alle mele su, mele giù, mele vedo e mele mangio. Non per niente siamo nella sede di una delle più grandi aziende italiane di mele, che per non fare pubblicità non dirò che è la Melinda. Ecco Tuenno, la frazione più popolosa. Diversamente da come suggerisce il nome, non è famosa per l'allevamento di tonno brasiliano. Dato che sto facendo un documentario, la chiesa è in manutenzione. Gatto di Tuenno. Gli abitanti di Tuenno vengono chiamati anche orsi, perché il loro sindaco era un orso un po' burbero e un po' amante del miele. Prendendo una stradina ci dirigiamo verso un lago famosissimo da queste parti, il lago di Tovel. Vedrete che figata. Ah, la montagna, sai quando entri ma non sai quando esci. E infatti a metà strada ci troviamo sulla Luna. È la zona delle Glare. 700 anni fa è crollato il Monte Corno ed è rimasto tutto un casino. Occhio a fare questo sentiero d'estate, se prendete un'isolazione al monte non importa un corno. Vicino al lago si trova una casetta fatata in mezzo al bosco. Alcuni dicono fosse la casetta di Biancaneve, altri che fosse un bordello usato dai fascisti. Dalla storia e dalla porta sembra più la seconda. E finalmente arriviamo al lago di Tovel. I suoi colori ammaglianti passano dal turchese al verde smeraldo. Guardate che spettacolo. Come? Non vedete niente? Ma certo, perché piove! Ma anche l'acqua grigia ha il suo fascino, vero? No. Ci sono tornato il giorno dopo con il sole ed ecco come si mostra realmente il lago di Tovel. Tutta un'altra cosa. Il lago si è formato, indovinate un po', con un'altra frana, avvenuta 500 anni fa. Queste montagne sono proprio una frana. Si vede ancora la parte franata. Fino agli anni 60 il lago era famoso perché diventava rosso sangue. Ci furono molti studi per capirne il motivo e risultò che il colore era dato da una particolare alga. Ma perché non lo fa più? Beh, non solo perché sono venuto a filmarlo, ma anche perché tempo fa si usava a pulire gli animali nei pressi del lago e la loro cacca andava a nutrire le alghe che davano un colore rosso sangue alle acque. Quindi se per caso il lago dovesse tornare rosso di nuovo, sapete che qualche nuotatore deve aver fatto la numero 2. Guardate che spiagge bianche, sembra la Costa d'Avorio. Un applauso alla frana, davvero un bel lavoro. E per tornare potete fare sentieri immersi nella natura. Ora scusatemi, ma è venuta la Mercedes a prendermi. Fare documentari in montagna è davvero una fatica. A proposito di fatica, qui mangiano formaggi trentini, tra cui il grana, e il salame che loro chiamano lucanica, vino alla grain, tagliatelle ai funghi, gnocchi al formaggio, carne salata e spezzatino di cervo, con cervo che mi guarda male. Per finire una Sacher, anche se non è super trentina, è un Trento Doc che è super trentino. Dopo Tuenno si va a Nanno. Mele. Chiesa particolare, grandi affreschi, luci shaker, via Crucis molto Flintstone, così scandalosa da essere stata coperta per 4 anni, simboli massonici e un Gesù sexy in modo assurdo. In mezzo ai meleti di Nanno si nasconde il Castel Nanno. Dentro c'è un meleto e ha una bella vista sui meleti. A Castel Nanno si fanno concerti classici. Dentro al castello una volta si torturavano le streghe. Frazione di Nanno è Portolo, questa è la piazzetta e basta. Finiamo con Tassullo, chiesa di Tassullo, municipio di Tassullo, inequivocabile. Dentro c'è una targa che ricorda Carlo Antonio Pilati, un illuminista anticlericale perseguitato dall'Inquisizione. Era pure un massone, ecco spiegata la chiesa di Nanno. Aula molto trentina e la Gioconda, penso non sia quella originale. Nella chiesetta gotica di San Vigilio ci sono bellissimi affreschi del XV secolo. Qui si usava a disegnare tutti i
personaggi biondi. Oltre al padrone di casa, San Vigilio, abbiamo i santi più disparati. Santa Pollonia, con la pinza per denti, un'altra Santa Pollonia, San Rocco, che mostra la gamba colpita dalla peste, un altro San Rocco, qua volevano fare San Rocco, e Madonna con bambino, Madonna con bambino, Madonna che allatta un bambino, Madonna con bambino, e qui si intravede una Madonna con bambino. Sì, c'è anche un San Sebastiano. Ciao San Sebastiano. Salto veloce alla diga di Santa Giustina, una delle dighe più alte del mondo, non riesco a inquadrare il fondo. A Tassullo c'è il Castel Valer, chiamato così perché è costruito attorno a una cappella dedicata a San Valerio. Caratteristica è la sua torre ottagonale, fatta così per poter vedere a 360 gradi tutta la Val di Non, ogni singolo meleto. Entriamo dentro al castello, un castello antico, medievale, con lampadari di corna, candele e una TV a schermo piatto. Sì, perché questo è un castello vero, ci ha vissuto l'ultimo conte Spaur fino al 2021. Questo stile di arredamento è detto madruziano perché è creato quando il conte Ulrich sposò la sorella del cardinale Madruzzo, che soggiornò qui per il concilio di Trento. Ci sono stanze coperte di legno chiamate stube, danno un effetto più caldo e mi fanno capire perché i castelli andassero spesso a fuoco. Questa è una delle tante stufe a olle, stufa in maiolica che tengono un sacco il calore. Per accendere il fuoco bisogna entrare qui dentro, ecco spiegata la favola di Hansel e Gretel. C'è qualcosa di più castelloso di un tappeto di orso? Speriamo che non sia il sindaco di Tuenno. La cappella di San Valerio è piena di affreschi del 400, non ne ho mai visti di conservati così bene. Sono stati fatti dai fratelli Baschenis usando dei colori pregiati costosissimi, anche per questo sono durati fino ad ora. La loro cifra stilistica è riconoscibile dai bordini bianchi attorno alle immagini, tipo come fanno gli hipster per le foto su Instagram. Anche loro hanno una passione per le persone bionde. Questa potrebbe essere la copertina di un'enciclopedia multimediale. Il ponticello che collega il castello alla torre è di legno, così da poterlo rompere in caso di assedio. Non sono mai stati assediati. Questo è il salone con un fortepiano probabilmente suonato da Mozart, dato che è dedicato una messa a un conte Spaur, la cucina antica e lo studio con l'albero genealogico del 600 e una spada che deriva dalla prima crociata, ancora sporca di sangue. Guardate il conte come ne va fiero, ne andrei fiero anche io, che figata. Nelle zone alte ci sono eleganti salotti con vista sulla valle, se fate attenzione si vedono anche dei meleti. Ma ora ci aspettano le cose serie, si sale coi vigili del fuoco di Tassullo e si percorrono stradine tortuosissime, si sale, si pepe, no dai scherzo, si sale fino ad arrivare in un paradiso terrestre, il Pian della Nana. Prati sterminati a 2000 metri, poco più avanti, giù da queste montagne si trova il lago di Tovel. La fatica di percorrere questo sentiero ad alta quota è ben ripagata dal paesaggio della Malga Tassula. Io per fortuna sono venuto in jeep, quindi no problem. Questi sono i botton d'oro, un fiore protetto e, leggo ora, velenoso in ogni sua parte. Ho fatto un sacco di riprese per far vedere quanto è bello questo posto, però non so che cosa dire, quindi metto una musichetta per mostrarvele. Riprendiamo la jeep e torniamo a valle. I ragazzi ci dicono che una famiglia è caduta con la macchina in questo burrone, ma non si è fatta niente. Ridiamo tutti insieme e proseguiamo. Ci fermiamo alla malga numero 1, con tante capre marroni, caprettina simpatica, un cane simpatico stanco, uno stupido cane e un gatto molto bello. Malga numero 2, con le mucche giganti e il formaggio che viene fatto proprio davanti a loro, cavallo 1, cavallo 2, il 3 è brutto, non ve lo mostro, conigli, le caprette che mangiano veloci e hanno una barba bellissima, le ho chiesto una foto, porcellini d'India, porcellini non d'India, porcelli e un'alpaca, penso. Prendiamo un aperitivo fuori con una fantastica vista, io prendo un acqua e sambuco tipico e poi entriamo dentro alla sala legnosa molto trentina. Con in sottofondo una pioggerellina degustiamo la loro proposta di speck e formaggi artigianali con una buona birra Weiss. Hanno lo yogurt e la panna cotta fatta da loro, buonissima. Questa ha il mugolio, uno sciroppo di pino mugo tipo sciroppo d'acero e l'immancabile strudel. Ci sono anche piatti di pesce di fiume e i classicissimi tortelli di patate, vista della valle di sera. Il sindaco in persona mi accompagna a vedere le ultime piccole frazioni. San Zenone, che mi chiedo come faceva ad essere un paesetto a sé, e lì pronto il sindaco che mi tira fuori il regolamento amministrativo per diventare paesetto. Grande sindaco. Una meridiana dice: senza sol nulla son io, nulla sei tu senza Dio. A Pilati non sarebbe piaciuta. La frazione di Pavillo, più che una chiesa sacra sembra una chiesa sagra, ma le vetrate sono molto affascinanti. Consiglio: se un cordone ostacola il vostro percorso, voi non scavalcatelo.
La frazione di Rallo con una chiesa rosa e la mia preferita, la frazione di Campo con una chiesa e basta. Il signor sindaco ci porta a casa sua per farci mangiare la vera cucina della Val di Non. Con l'intera collana di Berserk il signor sindaco dimostra ancora di avere una cultura superiore. La moglie del signor sindaco sta preparando i suoi famosi tortelli di patate insieme alla torta di patate e al cotechino, una caterva di formaggi e salumi, lucanica e carne salata. Ah, questa i trentini la chiamano mortadella. In sintesi c'è la mortadella e la lucanica. In Veneto li chiameremmo salame 1 e salame 2. Per finire il mio amato strudel fatto in casa. Un brindisone alla bellissima Ville Danaunia, posto con laghi cristallini, cime maestose e salami dai nomi strani. E questa è Ville Danaunia. Ora sapete che cosa nasconde e sono sicuro che con il tempo anche voi come me riuscirete a pronunciare il suo nome senza sbagliare 10 volte. Ville Danaunia. E come amo dire sempre in questi casi, anche se me lo sono appena inventato adesso, con tutte le cose che si sono viste, ora sapete che Ville Danaunia esiste. Ora scusatemi, ma vado a fare un tuffo. È fredda.